Essere vulnerabili è una delle esperienze più trasformative e radicali che uno possa sperimentare nelle relazioni, in particolare nelle relazioni più strette, il rapporto di coppia o il rapporto con i propri figli. Il paradosso è che essere vulnerabile vuol dire essere toccato dall'altro, quindi vivere o sentire quello che sto sentendo senza nessun meccanismo di autodifesa. Ovvero, se c'è un senso del rifiuto, essere vulnerabile vuol dire fare esperienza di quel senso del rifiuto. Quindi nella domanda c'è una qualche contraddizione, perché non si diventa vulnerabile per ottenere qualcosa dal rapporto. Quello si chiama manipolazione, no? Si entra in uno spazio di vulnerabilità perché non c'è un'altra via. Diventiamo vulnerabili precisamente perché ce ne rendiamo conto che ci sono delle resistenze dentro di noi. E quando la resistenza interiore si dissolve, si placca, si diluisce, diventa allora naturale fare esperienza di emozioni come per esempio il senso del rifiuto. Ecco, la vulnerabilità vuol dire faccio esperienza di quello che c'è, in questo caso per esempio il rifiuto, senza nessun meccanismo di autodifesa. Curiosamente, quando questo succede, il rifiuto però si trasforma e non resta, perché le emozioni hanno un ciclo naturale. Come tutto quello che esiste in natura, le cose nascono, si sviluppano e dopo muoiono. Questo si chiama il ciclo di vita. La stessa cosa succede con le esperienze e le emozioni. Il problema è che noi non lasciamo mai all'emozione di esprimersi liberamente dentro di noi, perché siamo condizionati a reprimere, a fare finta che non c'è, a riempirci di spiegazioni o semplicemente a rifiutare quello che si sente, no? Frutto di questo condizionamento e frutto di credenze o idee molto limitanti che abbiamo riguardo il mondo delle emozioni, no? Che peraltro appartengono al genere Homo sapiens. Quindi emozioni come il rifiuto non sono esperienze personali, nel senso che non ti appartengono a te o non appartengono a me, sono parte dell'esperienza umana e quindi ci visitano ogni tanto la paura, l'insicurezza, il senso di non essere abbastanza. Il problema si crea quando noi non siamo in grado di integrare quell'emozione, ascoltarla e farla fare il suo ciclo di vita all'interno di noi. Invece, quando si impara quest'arte, l'emozione viene innescata, diciamolo così, si sviluppa e dopo muore. Per quanto riguarda l'amore, purtroppo l'amore è una parola molto molto carica di tanti significati. L'amore non è un qualcosa che uno fa, ma è un qualcosa che ti capita, è un qualcosa che ti succede. E quindi noi non possiamo utilizzare l'amore come una strategia. Questo direi che è un errore concettuale, perché effettivamente l'amore, più che un qualcosa che noi facciamo, è un qualcosa che ci capita. E noi possiamo riconoscere l'amore attraverso la negazione, ovvero l'amore non è attaccamento, l'amore non è manipolazione, ma fondamentalmente l'amore non è condizionale o condizionato. Quindi se quello che io intendo come amore dipende da circostanze che si devono verificare, per esempio mio figlio deve essere carino, mio figlio deve essere rispettoso, non devo sentire certe cose, se quello intendo io per amore, penso che dobbiamo farci una riflessione, perché l'amore è tutto il contrario. Quindi l'amore non è un'esperienza condizionata, nell'amore c'è una realizzazione che va oltre le parole e c'è un processo di scoperta di qualcosa di nuovo che prima uno non conosceva, e quindi c'è una sorta di lasciarsi andare in un'esperienza che non conosciamo, però che quando la sentiamo riconosciamo l'aspetto più profondo del nostro essere. Quindi l'amore
non è un qualcosa che uno possa fare, ma è una cosa che ti capita. E alla base dell'amore c'è sempre l'accettazione. Quindi l'amore è un qualcosa che può emergere quando c'è accettazione. Accettazione dell'altro, accettazione di me stesso e accettazione interiore di quello che mi sta succedendo come sensazione, come emozione, come vissuto. Quindi curiosamente all'interno della domanda c'è la risposta. L'esperienza dell'amore verso il nostro figlio, verso la nostra figlia, ci viene rivelato quando diventiamo vulnerabili a quello che stiamo sentendo, senza nessun meccanismo di difesa, senza nessuna resistenza e senza nessun rifiuto o giudizio per quello che si sente. In questo caso il senso del rifiuto.